Un saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo di nuovo un valido musicista nostrano e il suo nuovo album, non eccezionale ma godibilissimo, col suo hard and heavy più che classico. Per chi ci segue da tempo, o anche per chi segue le band storiche della New Wave of British Heavy Metal, il nome di Francesco Marras non è nuovo. Al di là di essere da qualche anno il chitarrista di una leggenda come i Tigers of Pantang e di far parte del progetto Verde Lauro, qui su Heavy Metal Heaven abbiamo seguito buona parte della sua carriera solista. Sulla vecchia website nel 2018 avevamo cominciato da Time Flies, disco a metà tra hard rock, rock metal e jazz, tutto strumentale che avevamo apprezzato moltissimo. Nel 2022, tuttavia, il progetto del musicista nostrano ha subito una svolta decisa verso suoni più semplici e classici, una scelta non troppo di successo. Avevamo trovato l'hard rock semplice e ispirato agli anni 80 di It's Me troppo derivativo, carino ma non eccezionale. Alla fine di quella video recensione, che se vuoi trovi qua su in alto, ci auguravamo che Francesco Marras potesse sfruttare meglio il suo indubbio talento la volta successiva. Ci è riuscito? Sì, a giudicare da Out of the Fire. Uscito lo scorso 21 febbraio, si rivela decisamente meno scontato e più vivace rispetto al precedente. Non che il genere sia molto diverso. Parliamo sempre del tipico rock duro anni 80, con influssi dal decennio precedente e di altro tipo, che lo rendono spesso più ricercato. Seppur stavolta i riff si induriscano anche verso l'heavy metal e diano al disco una dimensione più pesante e moderna. A parte ciò, come in It's Me, non c'è davvero nulla di nuovo, gli elementi sono quelli tipici dell'hard and heavy più tradizionale, ma stavolta ciò pesa meno. Se è vero che ogni tanto i cliché affliggono anche Out of the Fire, di norma Marras è bravo a rileggerli in una maniera efficace e non troppo stantia. Piuttosto i difetti del disco sono altri. Oltre a una lieve ripetitività, quello maggiore è la registrazione, a tratti persino diversa tra canzone e canzone. Di solito comunque non è molto pulita e valorizza la musica del chitarrista molto meno di quanto avrebbe potuto una più professionale. È il principale difetto di un disco che per il resto si difende bene, con un livello di scrittura medio apprezzabile e a volte anche di più, per esempio in guizzi come Rise from the Ashes. È un brano hard and heavy veloce e intenso, con un gran bel assolo centrale, senza nessuna ambizione se non di intrattenere, il che riesce bene anche a dispetto del suono grezzo. O come Here and Now, traccia intensa e dal piglio romantico, ben evocato da fraseggi di chitarra e dalla voce di Marras, sentimentale al punto giusto. I picchi assoluti di Out of the Fire sono tuttavia la title track, Cyberlust e Soldiers of the Light. Lenta e atmosferica, nonostante una base a tratti pesante, la prima è malinconica, ma al tempo stesso sensuale, grazie al bel gioco delle chitarre pulite e al cantato del mastermind. La seconda è impreziosita non solo dalla voce di Jacopo Meille, più piena e calda di quella comunque valida del suo compagno nei Tigers of Pantang. Soprattutto brillano le influenze progressive. Si esprimono nei fraseggi di tastiere e Hammond e soprattutto nel cambio di atmosfere tra strofe riflessive, cupe e ritornelli più aperti, solari e catchy, per un risultato che ricorda i Led Zeppelin riletti in chiave 80s. Profonda a livello emotivo è anche la terza, traccia cupa che vive anch'essa sul contrasto tra una norma ombrosa, di basso profilo, e refrain esplosivi e intensissimi, grazie a un altro ospite valido come Daniele Ledda dei Twilight Zone. Certo, accanto a queste tracce ce ne sono altre buone ma nulla più, e anche un paio che potevano essere tagliate senza problemi. Ma nel complesso, la scaletta di Out of the Fire è godibile, con diverse buone idee. In generale quello di cui abbiamo parlato oggi non è un disco né eccezionale né originale, ma che nel suo riesce a intrattenere nella giusta maniera. Per questo, se ti piace l'hard rock anni 80 e cerchi un album onesto e non per forza da urlo, quest'ultimo lavoro di Francesco Marras farà il caso tuo. Voto di Heavy Metal Heaven 78 su 100. Per stavolta è tutto. Se hai apprezzato la recensione faccelo sapere nei commenti, oltre a metterle like e condividerlo. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per non mancare neppure uno dei contenuti pubblicati con cadenza settimanale. Infine puoi seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!